Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi torniamo a parlare di Sauromatum guttatum o Typhonium venosum o Sauromatum venosum o chiamato comunemente anche Giglio voodoo. Questa bulbosa con una fioritura molto particolare, primaverile, con un odore che non è assolutamente buono. Potete vedere questa pianta in un video di 2 anni fa del mio canale Appuntamenti in Giardino, di cui ho parlato anche della sua coltivazione. Metto poi il link al di sotto di questo in modo che potete vedere di che pianta sto parlando. Oggi ho deciso di spostare queste piante, questi bulbi piantati qui una quindicina di anni fa circa. Hanno colonizzato questa zona qui del mio giardino, questo angolo. Solo che facendo alcuni lavori adesso in giardino mi sono reso conto che questo muro pian piano sta venendo giù. Io l'ho ripulito dall'edera, vedete che l'edera ha invaso completamente le pietre di questo muro, spostandole addirittura, cercando anche di contenerle. Secondo me dal momento che togliamo l'edera questo muro qui dovrebbe venire completamente giù. Quindi ho bisogno di una ristrutturazione che faremo poi nei prossimi, magari questa primavera, nei prossimi mesi, nei primi mesi della primavera. Siccome queste piante si trovano proprio al di sotto di questo muro che si sta spostando col tempo perché sta crollando, vedete qui che facendo pulizia sono venute fuori tutte queste pietre che si sono spaccate, che sono venute giù, e siccome questa diventerà una zona, poi un piccolo cantierino per poter rimettere a posto il muro, queste bulbose ho deciso di spostarle da questa zona mettendole sotto un agrifoglio, perché è una pianta che ha bisogno sempre di un po' di ombra, di semi-ombra, non deve essere piantata sotto un sole cocente tutto il giorno. Sopporta benissimo anche una posizione assolata, solo che ha più bisogno di acqua, però lei come pianta ha bisogno di un terreno che sia sempre un po' umido. Possiamo accorgercene di questo perché quando la pianta si trova in una zona molto calda e siccitosa, le sue foglie, che diventano anche alte 70-80 cm, si incurvano perché si vede proprio che hanno bisogno di acqua e di un posto un po' più umido e più fresco. Quindi sotto l'agrifoglio dovrebbe essere un posto adatto alla coltivazione di questa pianta. Quindi quello che farò adesso è salvare queste piante prima che il muro venga giù e prima che noi, facendo interventi sul muro, le danneggiamo calpestandole. Andrò a raccogliermi i miei bulbi di Sauromatum, che sono proprio in questa zona qui. Ce ne sono veramente tanti, dovrebbero essere anche un po' di grosse dimensioni, se ce n'è ancora, vediamo, perché non sono mai state spostate. Quando si fanno le coltivazioni di bulbi bisogna sempre ogni tanto cercare di scalzarle, ad esempio quello che succede con i narcisi che diventano molto compatti uno con l'altro. Questo non succede nel Sauromatum guttatum, però con il tempo sotto la terra questi bulbi qui vengono danneggiati magari da una marcescenza e bisogna fare un po' un controllo di ciò che abbiamo comunque nella terra, perché ho visto che nell'ultimo periodo non fiorivano più tanto, non ce n'erano più così tanti come i primi periodi di impianto in giardino, e così farò anche un controllo di ciò che ho ancora sotto questo pezzettino di terra, spostandoli e niente, vediamo insieme lo spostamento di questi bulbi in una zona un po' più fresca. Vi farò anche vedere come preparerò poi un terriccio adatto anche alla coltivazione di queste bulbose. E niente, non c'è da fare altro che mettersi al lavoro questa mattina scalzando tutti i bulbi e portandoli in un posto in modo che possano continuare a vegetare e a creare questi bellissimi e stranissimi fiori che caratterizzano la pianta del Sauromatum guttatum. Quando piantiamo il Sauromatum in giardino, dopo alcuni anni non sarà difficile recuperare i suoi bulbi, perché è una pianta che tiene i suoi bulbi ad un livello abbastanza superficiale, diciamo a un 15 cm, 20 cm di profondità possiamo trovarli e raccoglierli. Io adesso farò questo lavoro in questo pezzo di terra, qui ho già scavato un pochettino perché ne ho già trovato qualcuno. Vi faccio vedere, vediamo se ne troviamo uno di grosse dimensioni, perché alcune volte sono grandi quasi come un pompelmo. Spero di averne ancora grandi così, perché dopo 15 anni senza fare nessun intervento molti sono marciti. Ultimamente ho visto che non fiorivano più tanto, quindi non ce n'erano tantissimi, più che altro sono di piccole dimensioni. Infatti vedevo queste foglie che poi sono a forma di palmetta uscire, ma sempre di piccole dimensioni. I primi anni che io ho sistemato questa pianta qui in giardino con dei bulbi molto grandi, le foglie erano veramente imponenti. Quindi andiamo a cercare qualche bulbo di grandi dimensioni, raccogliamo tutti quelli che riusciamo a trovare, così li spostiamo in un'altra zona. Qui vedete che è cresciuto un po' di tutto. Comunque non sarà difficile recuperare i bulbi
di questa pianta. Prenderò tutti quelli che riesco a prendere e poi nel corso del tempo, se ne vedo spuntare altri, pian piano li raccoglierò, perché poi si sparpaglia un po' in giro. Non è una pianta infestante, ma quando la mettiamo in una zona, io qui ho messo 3 bulbi, qui ne raccoglierò penso un bel po', quindi vediamo che cosa riusciamo a trovare. Basta uno strumento di questo tipo, si può usare anche una vangaforca, solo che con la vangaforca, con i denti, si rischia poi di non sollevare i bulbi più piccoli perché passano tra un dente e l'altro, e sovente mi è capitato con i bulbi più grandi di infilzarli praticamente con la vangaforca. Questo invece può capitare di tagliarne una a metà inserendola nella terra, però qualche perdita sicuramente ci sarà. Vediamo quanti riesco a tirarne fuori e speriamo di trovarne qualcuno veramente di grandi dimensioni per avere una bella pianta quest'anno in fiore, e poi con queste foglie che ricordano appunto una sorta di piccola palmetta. Vediamo un po' che cosa riesco a recuperare. Vi faccio vedere anche la facilità un po' di trovare questi bulbi nella terra, proprio per un semplice fatto che sono sempre abbastanza superficiali. Bisogna fare attenzione, ad esempio qui ce n'è uno veramente molto piccolo, qui un altro piccolino, qui ce n'è un altro. Quando ne troviamo qualcuno già di queste dimensioni bisogna fare attenzione, perché vuol dire che nei paraggi potrebbe esserci quello un po' più grande che ha dato origine a tutti quelli più piccoli. Eccone qui 3, 4, 5, già di una buona pezzatura, vedete come sono grandi. Possono essere ancora più grandi, non penso di averne più grandi di questi, vediamo se sarò fortunato di trovarne uno veramente grande. Comunque vedete che di bulbi ne ho già messi di un po', dopo li vediamo insieme, tutti quelli della raccolta. Vediamo come preparare il terriccio per creare un ambiente adatto alla crescita di questa pianta e il luogo dove andrò a sistemarli. Eccomi qui con la mia raccolta di Sauromatum guttatum. Ce ne sono ancora, non sto a prenderli tutti, man mano, anche perché non so dove sono. Ho rischiato, vedete qui, ho rischiato di danneggiarli, questo ne ho tagliato una parte con la vanga, quindi lascerò che poi nel tempo spuntano dal terreno. In base a dove vedo queste piccole foglioline a forma di palmetta, io andrò a scavare e li tirerò fuori poi dalla terra, li spargerò magari un po' in giro qua per il giardino. Che cosa succede? Succede che possiamo danneggiare questi bulbi nello scavo per poterli prendere, raccogliere. Nessun problema, non c'è niente di così terrificante, perché io questo bulbo non l'ho danneggiato nella sua metà, quindi la sua metà è qui c'è la parte che produrrà il fiore, ne ho soltanto tagliato una parte. Ecco, io adesso andrò a prendere questo bulbo, lo sistemo magari in garage, su una mensolina, in una zona asciutta dove non faccia particolarmente freddo, e lascerò che questo taglio si asciuga poi 1 o 2 settimane, così posso inserirlo poi nella terra. Volendo, se vogliamo fare un esperimento con questi bulbi, è anche molto simpatica questa idea, anche se per via dell'odore dei fiori non è molto consigliabile, possiamo prendere il bulbo così com'è, lo appoggiamo in una finestra con un sottovaso senza bagnature, senza nulla, e questo bulbo nell'arco di qualche mese produrrà il fiore senza terra, senza averlo messo nella terra. Quindi avremo questo bulbo con questa infiorescenza con un odore terrificante. Dopo 2 giorni, 3, il fiore crolla tutta la struttura, noi prendiamo il bulbo e lo mettiamo nella terra, così lui svilupperà poi questa foglia molto affascinante, molto bella, con un gambo molto lungo, baculato, che ricorda proprio una palmetta, alta 70-80 cm, può arrivare anche ad un'altezza ancora superiore. E quindi, siccome sbilancia il bulbo, non possiamo tenere questo bulbo con la sua foglia fuori dalla terra, anche perché le radici servono poi come ancoraggio e anche per prendere le sostanze nutritive. Quindi dopo la fioritura lo mettiamo in terra e ci godiamo poi il resto della crescita vegetativa di questo bulbo. Molto molto interessante, molto bello. Adesso quello che io devo fare è prepararmi un po' di compost da mescolare con la terra da giardino,
inserirò anche dei piccoli aghi di pino, perché queste sono piante che vogliono la leggera acidità nel terriccio, ma soprattutto il terriccio deve essere drenato, e quindi andrò a mettere anche una buona dose di perlite per creare un terriccio adatto. Quindi questo perché io ho un terreno argilloso, e quindi ho notato durante lo scavo per raccogliere questi bulbi che quelli più grandi li ho trovati verso il muro, dove c'è più sabbia, è più sabbioso. Quindi se abbiamo un terreno argilloso che impedisce al bulbo di crescere in larghezza, perché il terreno argilloso è molto compatto, dovremo inserire nell'impianto anche della perlite, della sabbia, possiamo mettere un po' di argilla espansa, dare la possibilità a questo bulbo di trovarsi in un terreno soffice proprio per crescere di dimensioni. Se io non ne ho trovati grandi come un pompelmo, veramente grossi, cosa che speravo, è proprio per questo fattore, perché avendo un terreno argilloso, compatto, impedisce un po' l'allargarsi del bulbo nella terra. E infatti, come dicevo, quelli più grandi li ho trovati proprio nella zona a ridosso del muro, dove tutto è molto più sabbioso. In effetti erano quasi a livello superficiale della terra, che spuntavano solo con questa parte. Questo tra l'altro l'ho un po' danneggiato, no, per fortuna no, perché bisogna fare molta attenzione tirandoli fuori dalla terra a non danneggiare questa punta, perché è quella che originerà poi il fiore, farà crescere poi il fiore. Bene, andiamo a prepararci il composto adatto per la coltivazione del Sauromatum guttatum e poi andiamo a metterlo a dimora. Vi sarete chiesti perché, avendo le compostiere qui, sono andata a raccogliermi il compost laggiù, per il semplice fatto che quella zona di accumulo di materiale vegetale è stata fatta prima che io portassi in qua le compostiere, quindi da lì io posso prendere già un compost pronto da circa un anno, non è mai stato toccato, quindi è pronto per essere utilizzato. Allora, adesso vado a inserire questo scarto sempre all'interno delle compostiere, così la prossima volta lo troverò già pronto, perché questo qui è tutto ciò che non è ancora pronto, e vado ad utilizzare il compost ottenuto attraverso la rete. Qui ci sono ancora legnetti, ho ottenuto un compost veramente soffice, bellissimo, e questo è proprio utile per la coltivazione di bulbi che richiedono un terreno molto drenato, drenante e soffice. Adesso vado a inserirlo nella carriola insieme alla perlite, insieme a questi aghi di pino, e il tutto verrà portato nello scavo dove inserirò i bulbi del Sauromatum guttatum. Vado a mescolare il tutto con la perlite, gli aghi di pino. Perlite ne ho messa un bel po', perché voglio un terreno veramente molto soffice. Quindi mescolo bene tutto quanto. A me poi piace tantissimo stare proprio con toccare la terra. Adesso ho i guanti, logicamente, perché facendo questo lavoro è meglio utilizzare dei guanti, ma il contatto con la terra è qualcosa di straordinario.
Bene, siamo pronti per portare il compost nello scavo dedicato ai bulbi del Sauromatum in questa nuova zona sotto l'agrifoglio. Io non utilizzerò il compost puro così com'è perché è un po' troppo potente, diciamo, non va mai utilizzato puro, soprattutto per le semine, va sempre mescolato con la terra. Quindi andrò a fare il mio scavo della misura giusta, andrò a inserire il compost, rivolterò tutto con la zappetta e poi dopo lì sarà adatto per poter inserire i miei bulbi. Vado a fare questo lavoro così concludiamo il video. Ok, finalmente ci siamo. Io sistemo i miei bulbi, quelli piccoli posso metterli anche abbastanza vicini uno con l'altro, quelli un po' più grandi li metto a distanza di un 10 cm più o meno tra uno e l'altro. In questo modo, vedete, basta soltanto adagiarli nella terra con la punta rivolta verso l'alto. La punta è sempre quel cornetto che si vede. Quelli piccolini cerco di spargerli un po' in giro. Vedete, questa qui è la punta, va rivolta verso l'alto. Fatto questo, bisognerà soltanto, io ho già mescolato la terra con il compost, basterà semplicemente ricoprirli con un 10 cm di terra, non di più, perché tanto sono bulbi che non stanno molto profondamente nel terreno. Non piantiamoli troppo in profondità per evitare marcescenze, perché sono bulbi che marciscono abbastanza facilmente se non si trovano nella condizione giusta. Riporto ancora un po' di questa terra. Qui siamo vicini anche ad un iris fetida, anche lei amante dell'ombra, chiamata così non tanto perché ha un cattivo odore dei fiori quanto per le foglie, perché se stropicciate liberano un odore che non è buonissimo. Quindi questo sarà un angolino in cui ci saranno fiori non tanto profumati. Adesso vado a fare lo stesso lavoro anche di là e in questo modo garantiamo ai bulbi un buon terreno per poter crescere, fiorire e produrre queste bellissime palmette, io le chiamo così, foglie alte, di un verde molto bello con il gambo maculato. I fiori sono molto particolari, li potete vedere in un video di 2 anni fa che ho fatto qui in appuntamento in giardino, metto il link al di sotto di questo e direi che ci siamo. Il lavoro è concluso, finisco con gli altri bulbi lì, è stato abbastanza impegnativo come lavoro, abbastanza faticoso stamattina, ma sono contento perché qui sotto l'agrifoglio c'è un'ombra che è ideale per la coltivazione del Sauromatum guttatum. Per quello che riguarda la coltivazione di questa pianta ne ho parlato in un video di 2 anni fa, quindi per non far diventare questo video, che penso che sia già abbastanza lunghino, ancora ulteriormente lungo, io concluderei qui. Spero che sia stato interessante questo video, anche parlare di questa pianta che arriva dall'Himalaya, una pianta molto bella e molto facile da coltivare in compagnia di un Arum maculatum. Insomma, questo sarà un punto in cui coltiverò queste aracee che sono molto interessanti da un punto di vista visivo ed estetico, anche perché sono molto belle. Le vediamo poi in crescita, farò un filmato quando saranno in fiore i bulbi più grandi, così li vediamo in quest'angolino. In più voglio portare qui anche, se riesco, penso di aver trovato una piantina a casa di una mia amica di Arum italicum, quindi un altro tipo di Arum con queste foglie molto marmoreggiate, molto screziate di bianco, con fiori molto interessanti. Insomma, un angolino anche qui di piante da ombra, perché ho visto che l'ombra qui nel mio giardino scarseggia un po'. Mi sono dimenticato sempre nella progettazione del mio giardino di creare delle zone d'ombra, a parte il gazebo e il banano, effettivamente tutto molto esposto al sole. Per fortuna c'è questo agrifoglio piantato da Giorgio che crea un'atmosfera e un ambiente adatto alla coltivazione di queste piante. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao, e vi ricordo di guardare il video del Sauromatum guttatum di 2 anni fa perché è molto interessante e vi potete vedere la sua bellissima fioritura. Ciao a tutti e grazie.